quattro campani, una trattoria, un bel piatto, di casa, la gente, l'uomo si seguire, l'uomo di casa, Oligatino con gli amici, giro col quaderno, Dio se lo sa tutti a me, dalla campagna di grande, ma che piace ai non saltato lei. Se so che facciare in la via, a Cremona la strada che mia, è la grande arteria, la fonda voglia mia la fantasia, il lampion che facciare in la no, che carnera cacciapa di po', sotto al cine, ma non si fa più a casa, ogni due cortili, quattro campanili, una trattoria, un bel piatto pieno di caserme, che la gente dorme, si seguire ogni di casa. Tordiglia, fino con il mio cugino che quando è mattino se lo sento di te, quando è l'intendente, ma che piace se tu sei con me. Va bene, buongiorno a tutti, possiamo cominciare, ciao a tutti, che bello che c'ho i fan. Buongiorno, benvenuti qui su questi schermi, vedete che è una situazione un po' strana perché come potete vedere sono solo, sono orfano di Claudia che è stata rubata dalla, ahimè, dalla scienza, è a lezione in aula virtuale con l'Università di Bologna e quindi piano piano stiamo tornando alla normalità, una situazione che potremmo definire normalità da qui a breve, nel senso che ci dovremo abituare a tante cose. Però il 4 maggio è arrivato, tante persone sono tornate alla propria attività, mi raccomando, fatelo in sicurezza. Quindi mi raccomando, i DPI, dobbiamo essere sicuri, dobbiamo essere protettivi per noi stessi e per gli altri. Quindi mi raccomando, lo dico a tutti, portate sempre la mascherina, anche perché, come nel mio caso, tante volte c'è da guadagnarci e lo si fa proprio anche per proteggere gli altri, non solo dal virus, ma anche dalla vista. Questa volta quindi mi ritrovo da solo e mi ritrovo da solo a dover fare tutti i vari disclaimer vari ed eventuali. Siamo tornati in studio perché siamo qui, anche noi abbiamo ripreso un po' l'attività in massima sicurezza quindi facciamo quest'ultimo live con, in realtà è l'ultimo appuntamento, finiamo con chi avevamo cominciato, finiamo con un grande della terapia manuale, una pietra miliare per quanto riguarda le patologie del piede, quindi con questo ospite, con l'ospite misterioso. Intanto io vi saluto tutti, grazie dei saluti, siete fantastici, siete stati veramente una spinta per tutti noi. Ciao Sergio, salutiamo Sergio che è il colpevole del fatto che io conosca questi ragazzi qua. Quindi, che dire? Dire che non abbiamo violato nessun decreto ministeriale, dire che vi stiamo aspettando, mancano ancora 2 giorni e poi non ci sarà più tempo per inviare i vostri contenuti, i vostri papers per quello che è il contest che abbiamo lanciato, l'ultimo spritz crawl che faremo perché poi entreremo in un clima di maggiore normalità. Non ci saranno più questi live show perché non abbiamo più tempo di farli, ma perché poi riteniamo che sia finita l'epoca, dobbiamo tornare ad occuparci delle persone che hanno bisogno di noi, dobbiamo tornare a un stile di vita più vicino a quella che era la normalità precedente. Quindi mandateci i vostri paper perché i 5 peggiori paper verranno ospitati in trasmissione e il vincitore vincerà un premio segreto, che poi non tanto segreto è. Non sto qui a annoiarvi con null'altro, vi ricordo solo un'ultima cosa, che avremo altri 3 appuntamenti in queste date che vedete qui in sovraimpressione, che sono qua
qua, faremo delle brevi sessioni live con Dean Watson che ci introdurranno piano piano, lentamente, a quello che sarà il simposio online sulle cefalee, il secondo simposio internazionale sulle cefalee. Ma voi non siete qui per sentire parlare me oggi, siete qui per sentire parlare una persona, un amico, uno showman veramente, un grande della terapia manuale, quindi come ho finito da poco di dire, Ted is back, e quindi ecco noi, vi presento, ancora con noi, finalmente ritorna Ted Jedynak. Ted is back! Un applauso virtuale, grande Ted. Yes. Ted is back. Ted ritorno? No, Ted's back. Esatto, quindi come ben tradotto dall'inglese al tedaliano, non è che Ted is back vuol dire Ted ritorna, ma vuol dire Ted è la schiena, e infatti fa vedere. Intanto Sergio ammette di essere il colpevole, risalutiamo Sergione, he's guilty, perché se ci conosciamo tutti quanti, ai noi grazie a lui. Ma non è qua da solo Ted oggi, you are not here alone. Noi siamo qua con una persona che sarebbe dovuta essere con noi l'ultimo weekend per fare quelle 2 giornate parlando di golf, perché vi ricordo che è una fisioterapista che lavora nella PGA australiano. Come dire, un grande collega, un grande amico, ben fatto, ben detto, ben corso con noi, anche lui da Adelaide. Ciao, ciao a tutti. Ciao Ben. Ciao, come potete immaginare, le tradizioni di Ben sono ben note. Ben Corso chissà quali origini possa avere. We don't know which are your origin, Ben Corso. A calabrese. Benissimo. Calabria is one of the safest place to come to Italy now because of the COVID. They are almost safe. So we are thinking to organize everything south of Italy in order to be safe. Perfetto. Don't come here in Lombardia. So I'm really excited to start this new live show with you guys. We had a lot of questions last time, but we also have a lot of people asking for giving more and more lecturing on the most popular topics about the food. And so here we are. E quindi dicevo che non vedo l'ora di cominciare questa nuova lezione, questa nuova e ultima lezione che faremo online, la faremo online con Ted Jedynak, perché non solo abbiamo avuto tante domande, ma dobbiamo incominciare anche a parlare di altre condizioni tra le più popolari del piede. So, what are you offering us from the kitchen? What's on the table? Questa sera, no, questa sera è qua. Questo giorno. Lunchtime. Sì. Let's go. Lunch o'clock. Ok, quindi dalla cucina lui dice lui dice sera, ma in realtà qua è ora di pranzo, quindi cominciamo. Pranzo. Been practicing my Italian. It's more Ted-Talian than Italian. And so let's see if I'm doing this right. Oggi io presento grande niente. Ok, I don't think a translation is needed. Ma quello che dice, non parlo molto bene l'italiano perché è un po' che non parlo italiano, però parla molto bene il tedaliano, e quindi quello che ci presenterà oggi è un bel niente. Oh, yeah, I don't know. Google Translator, not so good. Okay, so, now, you know what? Maybe, do you have the expression in Italian, a picture tells 1,000 words? No, we don't have, but we can use. Okay. Una immagine dice più di 1000 altre cose. Yeah. So now we do.
Okay, so then let me share my screen. And Simone, if you share my screen, and I'm not sure. Can you still hear me? Yep, sure. Okay, We can hear you. Because I can't see you anymore. All I see are, look at these. Bella faccia. Hey, questo everywhere. All right. So tonight, the top 3 exercises for helping plantar heel pains. But we got some work to do beforehand, before we get into the exercises, because plantar heel pains, these can be a complex and sometimes confusing condition. Quindi ha fatto una condivisione dello schermo in cui vediamo delle bellissime immagini in cui ci sono non tutti, parte dei grandi momenti che abbiamo passato insieme qua in Italia, anche insieme ad alcuni di voi, ma quello di cui parliamo oggi sono i migliori 3 esercizi per trattare la fasciopatia plantare, che è una condizione molto frequente, che può essere anche complicata, ma che a volte può portare proprio a creare un po' di confusione. Quindi prima dobbiamo parlarne un pochino. Okay, so officially, benvenuti. Grazie mille for committing your time, your energy to your professional development. Absolutely awesome having you here, and especially I want to say thank you for your interest in the most important anatomical area of the human body. E quindi grazie mille per essere qui, grazie per investire il vostro tempo per lo sviluppo professionale, grazie per passare questo tempo il vostro prezioso tempo con noi, ma soprattutto grazie per essere così interessati alla parte più importante di tutto il corpo dal punto di vista anatomico. So now we're going to start with the first question, where you need to rispondo into the keyboard, and that question is this: have you ever experienced frustrations with diagnosing or treating plantar heel pains? Quindi la prima domanda a cui vuole che rispondiate digitando sulla tastiera è: avete mai sperimentato delle esperienze frustranti con diagnosi o trattamento di fasciopatia plantare, plantar heel pain? E quindi dovete non far altro che digitare le vostre risposte, anche perché mi sembrano eventually the answers should be just yes or no, not so difficult to answer. No, just type in a yes or a no. You can also write, potete anche scrivere sì o no. There is also a delay in between our questions and the answers. Okay, yes. Now, Simone, I just need you I can't see the actual responses in this current screen share mode. Yeah. Tell me, is it more yes or no? Forse che sì, forse che no. Okay. There are some answers coming now, and they are yes, yes, a lot of times, yes. Okay. So 100%. Oh no, there is one no, but he's a guy from Parma, so it's nothing. So okay, no. Sergio doesn't count. No, Sergio is from Sergio answered maybe. Of course. All right. So, now, just while you're thinking about the frustrations that you've had, the reason why I asked, this is a recent Facebook post by a biomechanics guru here in Australia, but he's well known around the world, Craig Payne. And it was interesting, this post generated a lot of discussion. And really what the article tells us is that 50% of plantar fasciitis cases still have the condition after 5 years. And 45% still have it after 10 anni.
Oh my God, what the... Questo è un post recente scritto da un guru della biomeccanica del piede che è molto famoso in tutto il mondo, che è Craig Payne, che ha postato e ha avuto tantissimo successo, ha avuto molte risposte, un articolo che dice che la condizione di fasciopatia plantare, quindi del dolore al di sotto del tallone, della pianta del piede, è una condizione che persiste anche dopo 10 anni. How long? 5 years, 50%, yeah, 5 anni. 45% Yeah. 10 years. Quindi il 50% delle persone che sviluppano questo problema ce l'hanno ancora dopo 5 anni e il 45% delle persone che sviluppano questo problema ce l'hanno ancora dopo 10 anni. E quindi quello che ha appena detto Ted è: oh mio Dio, che cosa diamine succede? The placebo groups do better than that. Come on! Quindi il gruppo placebo stava meglio di questi gruppi qua. Cavolo. So my professional background is as a podiatrist, and in podiatry, our number one treatment intervention is typically with orthotic therapy. So can I ask, how many of you will incorporate orthotic therapy in your treatment for heel pain conditions? Sì e no. Type it in. Ok, quindi c'è un'altra domanda per voi, quella che sto facendo vedere dicendovi che Ted è di background culturale, lui è un podiatrist, quindi un podiatra, e quindi di fatto gran parte del trattamento per queste condizioni da parte dei podiatri è la terapia con plantare. La domanda che vi ho fatto è: rispondete per cortesia se voi nella vostra pratica clinica per curare queste condizioni utilizzate o meno ortesi plantari. Now, I know you will already understand this, but for treatment to be successful with heel pain cases, diagnosis is the key. And this is because your patient's plantar heel pain, the cause of the condition can be mechanical tissue stress, multifactorial, neurological, or metabolic, or it could be all three. Una cosa fondamentale per avere successo nel trattamento di queste condizioni è capirne la causa che può essere meccanica, che può essere multifattoriale, che può essere metabolica, oppure tutte queste messe insieme. Quindi una cosa importante è capire quale sia la causa. Meanwhile, answers are coming. And Yes. Sergio says maybe, and another person says yes, always. Mm-hmm. Any no? Anyone saying no? Never use it? Cristiano says it depends on the general assessment of the patient, but there are not yet any no, never. Okay, all right. So, yes, some maybe, some yeses. All right. Now, here's my question. How can you determine if the cause of your patient's problem is tissue stress, neurologic, multifactorial in less than 10 minutes? Quindi l'altra domanda che vi faccio è: come potete fare una discriminazione se la causa, quindi il problema sia di tipo stress tissutale, meccanico, neurologico oppure multifattoriale, in meno di 10 minuti durante una valutazione? Come potete decidere questa cosa? Well, I'm going to answer that question for you. Here it comes. This is how you find out the cause of the problem in detail. So it's the differential diagnosis in less than 10 minutes. You use the wildly useful plantar heel pain quiz. So what this is 7 essential questions to determine if your patient's plantar heel pain is mechanical tissue stress, metabolic or systemic, or multifactorial. E quindi per dare la risposta a questa domanda sono qua io apposta, e quindi ve la darò adesso. Quindi come poter distinguere quale sia la causa del problema della fasciopatia plantare nel vostro paziente in meno di 10 minuti, quello che andiamo a utilizzare sono le 7 domande essenziali per determinare quale sia la causa, se sia per esempio di stress meccanico dei tessuti, se sia di tipo sistemico metabolico o se sia multifattoriale.
If you think this would be useful to have the list of these questions to help you with your diagnosis, please type in yes with your name and your credit card details. Quindi, se voi siete interessati, se ritenete che queste possono essere 7 domande interessanti, quello che dovete fare è scrivere nei commenti sì e mettere i vostri dettagli della carta di credito. No, I'm only kidding. I was only joking. No, I'm not, don't worry. You don't have to include your name. Ah, ok, stava scherzando, ragazzi, dai, no, a parte gli scherzi, non è necessario che mettiate il vostro nome. No. But now, serioso, seriously, what will happen is for attending this session today, you will be getting a free gift. And that gift will be this quiz. And I'm going to show you how it works and why it's so useful. But you have to stay to the end to make sure that you get this free quiz. And this alone will be worth the money you paid to attend this session. Perfect, that's good news. Quindi sostanzialmente c'è un regalo per voi, che state sacrificando il vostro tempo per stare qui ad ascoltare tutta questa sessione, e quindi questo regalo speciale saranno proprio queste 7 domande. L'unica cosa che dovete fare per avere tutte e 7 le domande, dovete stare qui ad assistere fino alla fine della trasmissione, e quindi però questo regalo finale ne varrà la pena, perché quindi varrà il valore del prezzo che avete pagato per ascoltare tutta questa lezione. And now the comment in background was that we haven't yet received the 600 euros promised by the government. So we are really poor. Okay. I will see if I can speak to my friends here in Australia and see what happens. Okay, adesso Ted parla con i suoi amici qua in Australia, vediamo che cosa succede. Grazie Ted, thank you. Prego. Okay, now, with plantar heel pains, there is a long history of confusion and misunderstanding. And the first thing is, I'm not sure if this was the case in Italy. I think it might have been in Spain. But the all heel pains originally were referred to as gonorrheal heels or lover's spurs. Now, Simone, do you have gonorrhea in Italy? Yeah, we have, not in the heel. You haven't, but do you use that word? Yeah, sure. Yeah, you do, okay. Ok. Quindi un errore che è sempre stato fatto nel trattamento della fasciopatia plantare è che non si ricorda se in Spagna o in Italia, ma di fatto veniva riferita come veniva chiamata la gonorrea del tallone o lo sperone degli amanti. Now, the reason why it was called this is because it was thought that this painful heel was the relevant or the appropriate penalty for sins of the flesh. Quindi il motivo per cui veniva chiamata così è perché si pensava che questa condizione di dolore fosse la punizione per il peccato carnale. Now, but then as anatomical understandings improved, practitioners realized that it was the plantar fascia that was involved in the symptoms. And as pain was understood to be associated with inflammation, that's when clinicians reasoned that it must be the plantar fascia and it was inflamed that was causing the pain. Ma poi si è capito che la struttura anatomica coinvolta in queste condizioni era la fascia plantare, e si è capito che il dolore era legato all'infiammazione, e quindi si è pensato che fosse un problema di infiammazione della fascia plantare. Questo è quello che i clinici inizialmente hanno cominciato a pensare. And so that's how the term plantar fasciitis came about. Do you use that term in Italy? Unfortunately, yes, still used.
Okay, still, so yeah, and we know that, okay, so inflammation is the itis, the plantar fasciitis. The problem is there is no evidence that actually supports inflammation of the plantar fascia. Rather, I mean, and that's because, as we know, that the plantar fascia is pretty much avascular. E quindi da questa cosa è nato il termine fascite plantare, dove c'è fascite perché ite sta per infiammazione, fascite infiammazione della fascia plantare. Tuttavia non abbiamo alcuna prova che sia di supporto al fatto che ci sia un'infiammazione della fascia plantare, anche perché sappiamo che la fascia plantare di fatto è in sé una struttura pressoché avascolare. In fact, what the evidence is telling us now is that it's the enthesis that actually causes patients the pain. Now, enthesis is defined as the connective tissue between the tendon or ligament and the bone. E di fatto oggi quello che sappiamo è che ciò che causa il dolore è l'entesi, e per entesi si intende quella parte di tessuto connettivo che c'è tra il tendine o legamento e l'osso. Okay, so now I mentioned earlier about the three categories of mechanical tissue stress, the metabolic or systemic and neurological etiologies. In our clinics, most of the time, probably 70 or 80% of the time, the mechanical tissue stress etiologies is what we will typically be seeing in our clinics. So what I'm going to go through now is some of the biomechanical tests for testing mechanical tissue stress plantar heel pains. E quindi abbiamo già parlato prima del fatto che questa condizione possa essere causata da una condizione di stress sui tessuti, quindi meccanica, una condizione neurologica o una condizione metabolica. Ma quello che possiamo dire è che nella maggior parte dei casi che vediamo dei nostri pazienti la causa è quella di tipo dello stress meccanico, e quindi quello che andremo a fare andremo a vedere quali siano i test che maggiormente si possono indicarci se ci troviamo di fronte a un eccessivo stress meccanico dei tessuti. Okay, so the biomechanical tests that we are going to be looking at for mechanical tissue stresses, these are the primary ones. We've got gait analysis, foot posture index, supination resistance, and the lunge test. And one of the most important tests out of all these lists here is the lunge test, or also known as the knee to wall test. So what I'm going to ask you to do, in fact, Simone might get them to do this first. If you can type in, do you do the lunge test or the knee to wall test in your clinics? If you do, please type in a yes. If you don't, please type in a no, and we get an idea of whether we're going to ok, quindi una cosa importante. La prima cosa che ha detto, parto da quest'ultima che ha detto Ted, ha detto: se voi clinicamente usate nella vostra pratica clinica il knee to wall test, cioè il ginocchio al muro, o il test dell'affondo, il lunge test, per favore scrivete sì o no a seconda che lo usiate o no, perché è importante capire un pochino l'audience con cui abbiamo a che fare, anche perché in questa slide, come potete vedere, ha elencato quelli che sono i 4 test principali da un punto di vista della valutazione biomeccanica, che sono la gait analysis, quindi la valutazione del cammino, il foot posture index, il test di resistenza alla supinazione, e poi appunto il lunge test, che è quello più importante. And so there are some answers, one yes, one no, coming now. Okay, let's give it a moment just to see how many. And if, I suppose, Claudia, if you're listening with this one, and you're seeing the people who are writing in no, what you need to respond with is, why not? E quindi now more yes are coming, and quello che ha detto adesso Ted è dire perché non lo usate. Ok, more yes than no, just one no and the others yes. Very good. Recently, I don't know if you know this yes.
Do you remember this? Yes, Ted? Sì. Sì. Which, Okay. Oh, sorry. No, repeat. Katie. Katie! Certo! Katie. Yes, of course. So, yeah, I was going to just ask you to repeat the question, but no. All you had to say was Katie. Katie! Ciao bella! Okay. Now, recently I did a full-day workshop on patellofemoral pain syndrome. Geez, no, was it? I don't know, what was it called? Patellofemoral pain? Yeah, that's it. Knee pain, anyway. And this very good physiotherapist ran the course, and he looked very professional. And on the right, you'll see here, he's actually doing the knee to wall test. Not on me, that's not my legs, just in case you were wondering. Anyway. Devo smettere di ridere per tradurre. Allora, quindi recentemente è stato fatto un workshop lì dalle loro parti sul dolore femorotuleo, diciamo sul dolore anteriore di ginocchio, tenuto da un fisioterapista molto bravo, molto esperto, che ha fatto in qualche modo, ha illustrato anche durante il workshop quello che è il knee to wall test, che potete vedere qui sulla destra. Come potete vedere è lì come lo sta eseguendo, ma non lo sta eseguendo su Ted, quelle non sono le sue gambe, come potete vedere. So this was a room of, there were 48 podiatrists there. And, we're all thinking, well, what can you teach us about foot, ankle? And anyway, so Ben did the knee to wall test, and he found not 4, not 5, but 6 ways that patients can cheat in doing this knee to wall test. And this whole room of podiatrists, me included, we're going, holy merda. You mean I've been missing that all this time? Like all of those different distinctions. Allora. Allora, quello che è successo durante questo workshop è tenuto anche da Ben Corso, che ha mostrato il test knee to wall test, e quello che ha fatto vedere in questo test della Fonda ha fatto vedere non 2, 3, 4 ma ben 6 modalità in cui il paziente può compensare nell'eseguire il test. È quel punto lì che tanti podiatrist, come per esempio Ted, hanno detto, e questa è l'espressione che hanno proprio mostrato dopo che Ted aveva illustrato il test, dice: oh merda, ho fatto questo tutte queste volte. Okay. So, by special arrangement and no expense to management, we have the man himself to teach you about the lunge test and how your patients can cheat. And Ben will explain why this is so important, because when you do your pre-test and post-treatment tests, this can affect the results you get and affect your decisions that you make for treating ankle and plantar heel pain problems. E quindi adesso abbiamo la persona in persona che ci può mostrare come fare questo test e come i pazienti possono compensare, ma l'aspetto molto molto importante per questa cosa qui è il fatto che l'avere un test affidabile ci permette di utilizzare il test nella stessa maniera prima e dopo il trattamento, e questo può influenzare enormemente quella che è la risposta del test e può influenzare enormemente quello che poi è la scelta terapeutica nei confronti della condizione di fasciopatia plantare. All right, BC, this is your moment to help me out, get me out of this mess that I got myself into. Simone, you might want to get rid of my screen. Quindi adesso è arrivato il momento per BC, Ben Corso, di mostrare le sue slide, e quindi è arrivato per me il momento di mostrarvi la parte di Ben. Ben, you are up. Grazie TJ e grazie Simone. E TJ è molto gentile, TJ. You're too kind. You're too kind. So
thank you for the introduction, and thank you to everybody who's listening. I hope this is useful for you all. So yes, this lunge test or this knee to wall test is a very common clinical objective test that I think many podiatrists and physios use for lots of lower limb conditions, not just plantar fasciitis. E quindi grazie a Ted, grazie a tutti, grazie a tutti voi che lo state ascoltando. Spero che questa lezione, in qualche modo questo incontro, possa essere d'aiuto per tutti voi. Parlando del lunge test, è un lunge che è molto utilizzato non solo dai fisioterapisti, ma enormemente anche dai podiatri, e non solo per le condizioni di fascite plantare, ma per tutta una serie di condizioni dell'arto inferiore. So I think it's a really great test for plantar heel pain, but I would use it for lots of common lower limb related conditions, whether somebody has got an overuse type syndrome or whether they're coming in post-injury or post-surgery. E quindi non è utilizzato solo nelle condizioni di fascite plantare, ma anche in tutte quelle condizioni post-chirurgiche o post-lesione, dopo infortuni dell'arto inferiore. Quindi in tante condizioni può essere utile questo test. So, as I said, it's been used as a clinical test for quite some time, and there has been research in the past into its intra and inter-rater reliability. I think back in the early 90s by Bennell and co, and it's been shown to be a very valid and reliable, reproducible objective test. È una cosa molto importante di questo test, che è uno test molto utile anche perché ha un elevato grado di affidabilità, non solo inter ma anche intra-esaminatore, e questo è stato mostrato dagli studi di Bennell e altri all'inizio degli anni 90, quindi è tanto tempo che conosciamo questo test e di cui ne conosciamo l'affidabilità. But like anything in the world, including computers, what you put in is what you get out. So as simple as the test might look, it can be done very, very poorly. E come tutte le cose semplici, non è per forza così semplice come possa sembrare, quindi così come è tanto semplice eseguirlo, è anche altrettanto semplice eseguirlo in maniera scorretta, molto scorretta. And in fact, in researching this for the anterior knee pain talk that Ted and I did, I looked up the number of YouTube videos that were demonstrating this test, and in fact you find a high proportion of them are actually being demonstrated incorrectly. Allora. E quindi quando abbiamo fatto infatti questo workshop con Ted sul dolore di ginocchio, abbiamo osservato che la percentuale di persone che aveva eseguito questo test in maniera scorretta era la maggior parte, quindi era maggiore il numero delle persone che eseguivano con dei compensi questo test rispetto a quelli che lo eseguivano correttamente. So as Ted said earlier, it's really important that when you're doing any test, any objective test that you want to be able to reassess, that you should have a very standard starting position and finishing position, and then be able to reproduce it after your intervention. E quindi, come già accennato prima, per avere un buon test che sia utilizzabile come pre e post trattamento, quindi come test di rivalutazione, è assolutamente essenziale che tutti i parametri vengano rispettati esattamente nella stessa maniera, quindi in termini di posizione prima e dopo il trattamento, nelle due esecuzioni del test. So the common thing with the knee to wall test, as the name suggests, or the lunge test, is simply asking the patient to face the wall and put their foot some distance from the wall, and then slowly bring their knee to the wall. And what you're looking to measure is obviously the distance, either the distance of the big toe to the wall, or you can measure the tibial angle with an inclinometer. I tend to always just measure the foot or the big toe to the wall as my go-to measure in terms of the number of centimeters away.
Come si esegue questo test? Si chiede al paziente di mettere il piede vicino al muro e poi andare con il ginocchio a toccare il pavimento senza alzare il tallone, andando a misurare quella che è la distanza massima raggiungibile appunto senza alzare il tallone, e questa distanza si misura come distanza della alluce dal muro piuttosto che come angolo di inclinazione della tibia con un inclinometro. Io personalmente preferisco misurare la distanza dell'alluce dal muro. And so the most important things, of course, is that they need to be facing the wall and square to the wall, and they need to try to maintain their heel on the ground to get a good idea of what their range of dorsiflexion truly is. E quindi ovviamente la cosa giusta da fare è chiedere al paziente di essere affacciato al muro, quindi di fronte al muro, e di andare a compiere il test senza alzare il tallone per andare a misurare quella che è la reale inclinazione del piede, dorsiflessione del piede, senza avere un distacco del tallone da terra. And so when obviously you do the test, you obviously see lots of compensations, particularly if someone lacks dorsiflexion. And the 6 cheating options that Ted refers to are essentially ways that people can avoid their true measure of their dorsiflexion range at the talocrural joint. Quindi la maniera in cui le persone possono compensare, soprattutto quelle che magari hanno una limitazione della dorsiflessione della tibiotarsica, abbiamo visto che sono 6 e sono proprio delle strategie che utilizzano per andare a nascondere quel deficit di movimento talocrurale. So the 6 of them in no particular order, but just the common things that we see and sometimes then need to correct when they're doing the test to get an adequate measure would be obviously an up abducted foot position, so turning the foot out. Go ahead. The second one would be overpronation, particularly at the subtalar joint or mid-tarsal joint. We commonly see that they internally rotate their femur, or their knee collapses in, a sign of excessive internal rotation of the femur. This is often coupled with the next one, which is a drop of the medial arch. And then the last 2 really relate to what's happening higher up. So we tend to get very focused on the foot and the ankle and what we're seeing below the knee, but commonly you see them above the knee show a lot of compensations in the hip. So if they've got restricted hip motion, then that will lead to a compensation when they do the test. So like a restricted hip flexion, or they may rotate their pelvis, or they may go into almost a side lunge or a side flexion to try to get themselves closer to the wall. And they're all related to sometimes pelvis or lumbopelvic control. Quindi quei 6 compensi di cui avevo parlato sono essenzialmente questi, che non sono elencati in termini di importanza o frequenza, ma sono proprio quelli che comunemente possiamo trovare. La prima cosa è una posizione di abduzione del piede, cioè il paziente tende a portare in fuori il piede perché non c'è dorsiflessione nello stesso, oppure una pronazione eccessiva della sottostragalica e dell'articolazione mediotarsica. Ancora rotazione interna del femore, che si manifesta come una caduta all'interno del ginocchio, che spesso si accompagna poi alla successiva condizione, che è proprio una caduta dell'arco mediale del piede. Spesso vanno in coppia queste due. E poi noi siamo tendenzialmente portati ad osservare quelli che sono i compensi a livello del piede o comunque al di sotto del ginocchio. In realtà ci sono altri compensi che possono avvenire sopra, come per esempio nei casi in cui abbiamo una limitazione articolare dell'anca, quindi limitazione a livello dell'anca, possiamo trovare delle rotazioni del bacino compensatorie, delle limitazioni dell'anca e altre. Queste sono condizioni che spesso si accompagnano poi a scarso controllo lombopelvico. So, whilst these are all compensations that we may want to correct to get a truly accurate measure of the test, as in the amount of dorsiflexion, sometimes I find it's good to let the patient do this in the beginning, because then you can see how they're compensating
and it may highlight some other problems in your assessment that you want to follow up on, that again may relate to not just what's happening at the foot and ankle, but more proximal factors. So my approach is to give the patient very basic instructions in the knee to wall test, see how they do it, monitor what compensations they make, and then correct them to the position you need to get an accurate measure of their ankle dorsiflexion range and compare to the other side. Quindi, come già detto, è essenziale avere un'esecuzione corretta del test senza compensi per avere una misura affidabile per poter compiere una rivalutazione dopo il trattamento. Allora, come lo eseguo questo test? Ma sostanzialmente io vado a dare delle nozioni molto di base al paziente, gli chiedo di eseguire il test, poi vado a osservare tutti i vari possibili compensi. Quello che poi vado a fare è istruire il paziente sulla correzione di questi stessi e poi vado a prendere, solo dopo aver corretto i compensi, la effettiva reale misura del test. TJ, finito. Back to you, my friend. All right, grazie mille, Beniamino. Grazie. Okay. Grazie Beniamino, e adesso tocca ancora a Taddeo. Now, so we're just going to go back to what we were covering in the beginning, the importance of diagnosis. And I think if we look at the screen that I have here, the obvious diagnosis is that whenever Ben and I are together, we eat too much and we drink too much. So obviously we must be authentic Italians at heart. Ok, e quindi torniamo un pochino a quello che dicevamo all'inizio, quella che è la diagnosi, quindi l'origine del problema, quanto importante sia cercare di individuarla per poterlo ben trattare. E da questa immagine che adesso sta condividendo Ted è evidente che il problema principale che hanno Ted e Ben è che mangiano e bevono troppo, soprattutto quando sono qui in Italia. I can't hear the laughter. Okay, all right. So I promised the wildly useful plantar heel pain quiz. Now, depending on if you're looking on a computer or on a phone, you may not be able to read these questions. So I'm just going to run through the questions. Remember, you will get a copy of this as a gift for being here. But I just want to walk through how the quiz works and then how you take that information to help form or finalize your diagnosis. Quindi questo che vedete adesso condiviso sullo schermo sono quel famoso omaggio in regalo per chi ha assistito in diretta a questa lezione, e adesso poi ci arriveremo a tutte e 7 le domande nel dettaglio, perché come dicevamo prima è molto importante per poter arrivare a formulare una diagnosi corretta su quella che sia la causa. E quindi adesso andiamo a vedere queste 7 domande. Oh, just I remembered. Simone, have you seen if Fabio is on the session? Is he here with us tonight? Fabio! I guess he's working, perché adesso si sta chiedendo, mi ha chiesto se per caso Fabio Albertzoni è collegato oppure no. I guess he's not, because I guess otherwise he would have said you ciao. Yeah. The reason why I asked is because I remember he actually asked to translate this with the questions, and he had a copy of it. So, maybe I can reach out to him. Anyway, sorry, it just popped into my mind there that we could... Niente, gli è solo venuto in mente che Fabio aveva chiesto se poteva tradurre in italiano queste 7 domande, e quindi probabilmente voleva capire se riesce a darcele già in italiano per voi. Ad ogni buon conto riusciremo ad averle, non c'è problema. Fabio è un amico che è sempre connesso con noi. Simone, can you read the questions? Can you see them on your screen? I can't because I'm... Yes, no, that's fine. I'll read them and I'll get you to translate then. Okay, so we'll just I'll run through each one question at a time. So question number 1, questione numero primo, is your pain worse after periods of rest or with your first step in the morning?
Quindi la prima domanda è: il tuo dolore peggiora dopo che hai fatto un certo periodo di riposo, per esempio il primo passo, i primi passi al mattino? Sorry, we'll just go back. So what you're going to do is you're going to ask the patient these 7 questions, and then you're going to get the answer from them where they'll say either yes, sometimes, rarely, or no. So it's 3, 2, 1, and 0. That's the points that will be given for each of those questions. So, and you'll ask that for left foot and for the right foot. So you'll then end up, you might be able to see on the screen when you've got the form that you can then circle which number for how they responded to the question. So, yeah. E quindi andiamo a fare questa domanda con, con 4 possibilità di risposta da parte del paziente, che sono sì, a volte, raramente o mai. E facciamo le domande sia per il piede destro che per il piede sinistro, andando a fare un cerchio alla risposta data, in modo che così collezioniamo tutte le risposte. Okay, so now I'm just going to go back to the first question, because I think with my inflection, I may have made the question not so clear. So the question is your pain worst after periods of rest or with your first step in the morning? It's like either one of those, is that when it's worst? E quindi, tornando alla prima domanda, ricorda che la prima domanda è: il tuo dolore è peggiora dopo un certo periodo di riposo o nei primi passi al mattino? Quindi questa è la condizione in cui probabilmente il dolore può peggiorare. Does your heel pain increase with the amount of time that you're on your feet? Oppure il tuo dolore aumenta dopo un certo periodo di tempo in cui sei in piedi, sei in carico? Does your heel pain have a burning, tingling, or numb quality to it? Il tuo dolore ha una qualità, il tuo dolore, aspetta, scusa un attimo, hai una qualità di dolore che sia tipo un aghi spilli come tipo di dolore? Do you have pain in your heels at night when you're not on your feet? Allora, la domanda prima è: il tuo dolore ha caratteristiche di bruciore, formicolio, intorpidimento? La domanda che invece fa adesso, la domanda numero 4 è: ti capita di sentire il tuo dolore di notte quando sei in scarico, quindi quando non sei in carico? Does your pain worsen throughout the day? Il tuo dolore peggiora durante il giorno? Do you have pain in both heels? Hai dolore in entrambi i talloni? If you have orthotic devices, did they make the heel pain worse? Se indossi plantari, sono queste condizioni che ti fanno peggiorare il dolore? Okay, so then you will have the numbers 3, 2, 1, whichever are circled. Then what you do is you add up the score for the left foot and you add up the score for the right foot. E quindi una volta che abbiamo messo i cerchiolini su tutte le risposte per il piede destro e per il piede sinistro, quello che andiamo a fare è fare un punteggio totale per il piede destro e per il piede sinistro. If the total score for one foot is less than 12, it's most likely a biomechanical tissue stress based etiology. Quindi se in uno dei due piedi il punteggio è inferiore a 12, allora l'eziologia di questo problema è maggiormente probabile che sia di tipo meccanico, di stress meccanico. If the score is between 12 and 15, it's probably multiple etiologies, multifactorial, and probably both enthesis and neurological etiology. Invece se abbiamo un punteggio tra 12 e 15, probabilmente abbiamo qualcosina di più neurologico, ma in qualche modo potrebbe essere un po' insieme, sia dal punto di vista di eziologia neurologica e di entesopatia. I'm sorry, I'm just going to go back to the 0 to 12 score.
I think I wasn't so clear. It's probably a single etiology. Plantar enthesopathy is most Sì, tornando allo 012 aveva solo fatto cenno all'azione meccanica, però è un po' più specifica, non è solo una questione meccanica, è anche più tendenzialmente la diagnosi rivolta verso una entesopatia. 012 è più entesopatia. And then 12 to 15, usually multifactorial, both enthesis and neurological etiologies. Quindi tra 12 e 15 è una eziologia multifattoriale. And if it's more than 15, then it's likely nerve entrapment or neurologic or neurogenic etiology is most likely. Quindi con più di 15 abbiamo probabilmente siamo di fronte a un intrappolamento, sindrome di intrappolamento, piuttosto che una neuropatia di altro tipo metabolica. What do you think? Is it possible to answer a quick question? Certo. Okay. So the question is the last question. Is related, so the 7th, I guess, I don't remember, but yeah. Ask if the pain is worsened or worsened wearing plantar orthesis. Sì? Yes. Sì, la risposta quindi è sì. La domanda è: il tuo dolore peggiora quando indossi plantari? Thank you. Okay. Sorry, I didn't What was the question? Was the question? Was the question? Yeah. Okay. So the question was, what is the question? So the question. Apologise. If you have orthotic devices, did they make the heel pain worse? That was the question. Quindi, se tu utilizzi i plantari, questa cosa ti peggiora il dolore del tallone. Yeah. All right. Okay. So if we're thinking we have, so if you have your patient, you go through the questions, you've done your mechanical and clinical assessment, and you think this is mechanical tissue stress, and irritation to the enthesis. Now we can get into the exercises that work most effectively. And BC, if you're still there, you may want to contribute, comment, and let me know. We haven't actually discussed this or worked together, but if these are exercises that you've used or have experience with them, if you think I'm giving good advice, you can agree. If you think the advice I'm giving is not good, then just shut up, just say nothing, okay? Quindi quello che sta chiedendo Ted a Ben è di dare il proprio contributo, anche se è una cosa che non hanno preparato insieme, però siccome adesso andiamo a vedere quelli che sono i 3 migliori esercizi a seconda delle condizioni, dice Ben, se tu sei d'accordo con quelli che sono gli esercizi che io sto dando, quindi se ritieni che siano corretti, per favore, quindi dai il tuo parere positivo. Se invece non sei d'accordo, se tu per caso non fossi d'accordo con quello che stai dicendo, stai zitto. All right. Okay. So this is the first exercise, and this was actually pioneered by a guy by the name of Di Giovanni. I know, is he French? Greek? Di Giovanni. I should have looked it up. But, okay. Allora, questo è il primo esercizio, il cui pioniere dell'esercizio è un tizio del nome Di Giovanni, si chiama Di Giovanni, quindi non sa bene se è un francese, un greco o che cosa, ma insomma, questo è Di Giovanni. I'm sorry, I didn't mean to... Maybe Polish. Probabilmente polacco. Di Giovanni. Yes, tam jest nie ma deszpada. Okay, you're not going to be able to translate that. Oh, maybe you could translate that for me. Sorry. Cholera. Okay, now I'm swearing in Polish. All right. So this is the Di Giovanni. We refer to it as the plantar fascia release.
and some people call it a plantar fascia stretch. I don't think it's physically possible to actually stretch the plantar fascia. But I think with this exercise, when it's done, it actually helps just release some of the tension and some of the adhesions that can form, particularly near the enthesis. Go Simone. E quindi questo esercizio veniva dato proprio per fare uno stretch della fascia plantare, proprio per creare uno stretching della fascia plantare. Sebbene io non creda che sia possibile stirare veramente la fascia plantare, però tuttavia questo tipo di esercizio probabilmente dà quel po' di stiramento e di stress sufficiente a magari rompere quelle che sono delle aderenze proprio a livello delle entesi e quindi risolvere alcuni problemi meccanici a livello delle entesi, non su tutta la fascia. BC, do you have any experience with this exercise? So I've sometimes given that to people, as a self-mobilization type technique, because if you obviously dorsiflex the first ray, yes, then it acts as quite a good sort of self-mobilization technique. I've usually done it, though, in weight bearing with something under their toes, so they're in a bit of toe dorsiflexion, and then almost like that knee to wall test, they do the same thing. Okay, just hang on. We're coming up with something that's... We're getting there. Yeah, that's good. So just with this exercise, when you say mobilizing, mobilization of what? Which structure are you looking to mobilize? Well, it depends what you're trying to target, but commonly I see that they're quite stiff in that first ray, in dorsiflexion. So it's almost mobilizing the first ray, really. Yes. Okay. I certainly agree with that. And we would combine this exercise and activity with mobilization and mobilization exercises and even hands-on mobilization. Oh, sorry, Simone, are you still there? Yeah, I'm here. Just waiting. Okay. A little bit of chat. Yeah, but I can translate now. Okay. Ok, quindi quello che Ted ha chiesto a Ben è: Ben, anche tu utilizzi questo tipo di esercizio? Sì, più che altro, dice Ben, come mobilizzazione sotto molle. Di fatto quello che andiamo a fare, siccome vai a prendere il primo raggio, quindi vai a prendere l'alluce e vai a mobilizzare con la mano in questo modo, vado ad utilizzare questa tecnica come autotrattamento del tessuto molle. Tuttavia la vado anche a eseguire alle volte in carico, andando a mettere qualche cosina sotto l'alluce, proprio facendo eseguire l'esercizio come se stessi facendo il lunge test nella stessa maniera. E Ted chiede: ma quindi quando tu parli di mobilizzazione, di quale struttura parli? E sostanzialmente, dice Ben, siccome il più delle volte quello che vado a incontrare è una ipomobilità del primo raggio, tendenzialmente la struttura che andiamo a mobilizzare è proprio il primo raggio. Poi Ted ha aggiunto che sì, in effetti proprio alle volte andiamo a riprodurre con l'esercizio quella che è la tecnica di mobilizzazione che andiamo a fare con le nostre mani, con le terapie manuali, ma poi vedremo anche dopo altri esercizi. Thank you. Can I ask, for those who are attending, are you familiar with this specific exercise? Have you seen it before? Do you use it? Please type in a yes if you use it, or a no if this is a new exercise for you to see. Quindi Ted sta facendo ancora a tutti voi che state ascoltando in live una domanda. La domanda è se avete familiarità, se siete abituati a utilizzare nella pratica clinica questo esercizio oppure no, e vi chiede quindi di scriverlo per favore sulla tastiera. Sì, se lo usate; no, se non lo usate. And while you're doing that, I'm just looking up on YouTube here. If it's something that you haven't seen, just type in Di Giovanni and Ted Jedynak, and it comes up there, and you'll see a demonstration of the exercise. That's actually my foot. I'm doing it on myself. Ok, quello che sta facendo Ted è andato a cercare su YouTube, quindi there are a lot of yeses now coming, e quindi se volete andare a vedere su YouTube, scrivete Di Giovanni e Ted Jedynak, troverete un bel video in cui c'è Ted che si fa proprio un autofeticismo del piede, si fa un autotrattamento del piede. Okay. I really like this exercise for symptomatic relief early on, so that's why it's right up there in my top 3 exercises.
E quindi adesso poi andiamo a vedere quelli che sono, andiamo avanti con gli altri esercizi per andare a vedere quelli che sono i miei migliori 3 esercizi. The second exercise is again, BC, this is probably a combination of soft tissue release, but also mobilization. And this one's done under weight bearing, where people literally just walk over the piece of dowel or the piece of timber, or as they say in Germany, stick. Yes, we'll have to translate that. But this is an important exercise for self-mobilization and maintenance not in the acute painful stages, because this one can really make things worse rather than better. But yeah, so this one is good for releasing tissue tension through the sole of the foot, and also getting some gentle mobilization of some of the smaller bones within the foot. E quindi andiamo a vedere il secondo esercizio di automobilizzazione, in cui di fatto vedete quello che si fa fare al paziente: si fa mettere un bastone per terra e si chiede al paziente proprio di camminarci sopra piano piano. Questo fa due cose. Una prima cosa che fa è quella di andare a proprio creare una mobilizzazione del tessuto molle e contemporaneamente, simultaneamente, proprio una mobilizzazione gentile proprio delle ossa del piede. Non è questo un esercizio che facciamo nella fase acuta, questo perché può fare molto molto male, quindi questo è un esercizio che proponiamo un pochino più in là. Got to be careful with this one to make sure you instruct your patients of what level of pain or discomfort. So with this one, discomfort up to 6, maybe 7 out of 10, but not painful. If it's painful, it's probably causing more damage than benefit. So, but sometimes patients, they think, if it hurts more, it must be doing good. It's not the case with this exercise. It happens also in Italy. Amazing, there is something similar here. Una cosa importante è quindi istruire il paziente su quella che deve essere la percezione nello svolgere questo esercizio, e alle volte il paziente durante questo esercizio può arrivare anche a sentire un certo fastidio, un fastidio che può arrivare fino a una scala da 1 a 10 fino a un 6. Ecco, diciamo non più di 6, perché se arriva il dolore, ecco, allora il dolore potrebbe poi essere troppo rischioso, che porti un peggioramento dei sintomi. E questo bisogna spiegarlo, perché tante volte il paziente pensa proprio che più faccia male più sia bene. È quello che dicono qua a Varese: più se fa male più se fa bene. So with this exercise, the dowel, the stick stays still and the feet just walk over, and each step might be about 1.5 to 2 centimeters, just slowly walking over. And in the sole of the foot, there will be tender points and trigger points. So when people find those, it's usually stop, count to 4 or 5, then keep going. Find the next one. Mio Dio. Stop, 4 or 5 secondi, and then keep on going. And they go all the way to the heel, and then back to the toes, and start going forward again. And so usually you'll repeat 3 times. It'll take about 30 seconds each lap, so 1.5 minutes or so, morning and night. Una cosa importante: in questo esercizio il bastone rimane fermo a terra e ci si cammina sopra con il piede con dei piccoli passettini di 1,5 centimetri, 2 per volta, proprio in modo che piano piano sulla pianta del piede il bastone vada a incontrare qua e là un magari trigger point, un tender point, quindi un punto che fa particolarmente male. In quel caso il paziente ci si ferma sopra 4-5 secondi, ok, passa, e allora poi ne va a cercare un altro, lì si ferma 4-5 secondi e così via, e fa questo esercizio per un 40, 50, 60 secondi e lo fa 2 volte al giorno, una volta al mattino e una volta alla sera. And then number 3 in the list, this is a well discussed and actually reasonably well
evidence-based exercise by Michael Ratliff, which I think, I can't remember if he's Swedish or Swiss, one of those countries anyway. And BC, this is has the element, as you may be able to see, where the first MP joint is dorsiflexed, but this is more designed to be a strengthening exercise of the intrinsic and extrinsic muscles of the foot. And so starts off in stretch position and then going into that elevated position, and it's controlled up and down. So I'll give the instructions in a moment about how long it takes and what speed, because that's actually important for this exercise. E questo è infine il terzo esercizio che vi propongo, l'esercizio che ha molte basi evidence-based, quindi un esercizio evidence-based proposto soprattutto, elaborato da Ratliff, europeo, che di fatto è un po' fa riferimento a quello che diceva prima Ben, quindi vedete che c'è la dorsiflessione del primo raggio e di fatto nasce come esercizio per il rinforzo dei muscoli intrinseci e estrinseci del piede, poi però in cui si chiede al paziente di andare giù in una posizione di stretch e quindi poi andare su, e dopo tra poco, fra un momento vi darò proprio quelle che sono le istruzioni per poter far sì che si venga svolto correttamente l'esercizio, quindi quelli che sono i compiti per il paziente. And again, to see this exercise demonstrated on video, go to YouTube, Ted Jedynak, Ratliff, and it's called plantar foot strengthening. So yes. E quindi ancora una volta, se volete vedere il video di questo esercizio, andate a scrivere su YouTube Ratliff, Ted Jedynak, plantar plantar foot strengthening. Plantar foot strengthening, scrivete queste cose e quindi poi andiamo, lo potete vedere il video. BC, are you familiar with this exercise? Yeah, so this is probably a fairly common one we would use as well. I would usually start with it off the step, like on the flat with just the towel under the first ray, and then go on to the step. Yes, yep, I agree. We were using this exercise before you were using it. I'll let you have it, TJ. Oh, ok, quindi è quello che ha chiesto Ted, se anche Ben utilizza questo esercizio. Ben dice sì, lo utilizziamo alquanto spesso e lo iniziamo a utilizzare magari con della regressione, ovvero da piede piatto, quindi con semplicemente l'asciugamano arrotolato sotto le punte sotto le dita, e partire da lì a fare il sollevamento da lì e tornare piatto, per poi piano piano fare gradualmente andare sul gradino. E quello che dice Ted, sì, però non pensare, lo utilizzavamo già prima noi, invece no, noi cominciamo a litigare, quindi lo utilizzava prima uno poi l'altro, chi lo sa. So with this one, and if you're starting gently with both feet, I know I can see with I'm demonstrating on a single foot, but that's more advanced. So literally you start feet just hip width apart, the toes are dorsiflexed, and literally it's just a straight up into the full heel lift. And then you go as high as you can and just hold there for 2 seconds, and then slowly lower down, but you've got to take at least 3 seconds to go up and at least 3 seconds to go all the way down. So it's slowly controlled. That speed is an important element of making this exercise effective. Quindi come iniziamo a fare l'esercizio, prima ancora di andare a vedere come lo vedete illustrato qui, è in appoggio a un monopodalico, e quindi è già una progressione dell'esercizio. Come iniziamo a farlo questo esercizio all'inizio? Con i piedi su tutti e due i piedi distanti quanto le anche, quindi ciascun piede sotto la propria anca, e si incomincia a salire in punta di piedi quanto più possibile, quindi più in alto possibile, e poi si scende lentamente, si sale e si scende lentamente. Lentamente quanto? 3 secondi per salire, 3 secondi per scendere, dopo essere rimasti su 4-5 secondi nella massima altezza. Quindi
lentamente salgo 3 secondi, 4-5 secondi rimango su, 3 secondi per scendere. Questa velocità è un elemento molto importante da inserire nell'esercizio. So typically, I wouldn't be introducing this exercise if I'm working with a patient and we've got a plan of treatment and rehabilitation, which will probably go for 6 weeks and for long-term, potentially 12 weeks. The first 6 weeks is the most intense time, and usually the first 2 weeks is all about stretching and restoring mobility and getting freedom happening. And then it's the second 2 weeks where I will start introducing the strengthening and do that because those tissues, particularly in the small muscles in the foot, they need to be rehabilitated and get some recovery happening before you try to strengthen them, because often they're atrophied, weak, and that's why a lot of the stretching and the massaging is a good thing to do in the first 2 weeks before you start introducing this type of strengthening exercise. Quindi se io vado a pensare a quello che è un programma di lavoro completo, più o meno questo programma di lavoro potrebbe durare intorno alle 6 settimane, e le prime 2 settimane sono quelle dove c'è una maggiore frequenza nelle sedute degli esercizi, e nelle prime 2 settimane lo scopo degli esercizi è essenzialmente quello di andare a creare una liberazione delle articolazioni, fare più un lavoro di mobilizzazione, di stretching, e poi nelle seconde 2 settimane incominciamo a inserire questi esercizi di forza. L'esercizio di rinforzo per i muscoli intrinseci bisogna aspettare un attimino, perché generalmente questi muscoli hanno bisogno di avere un po' più di preparazione attraverso la mobilizzazione, il massaggio, queste cose che servono. All right. And that... attivarli un pochino, perché sono spesso andati incontro a dei fenomeni di atrofia e di scarsissimo controllo, cosa che vogliamo ripristinare con il trattamento prima di mobilizzazione. That sounded like a Japanese translation. All I said was that. It just kept on going. You can check it. Okay. Does a good job. Okay, so now, questione. Rispondi. Ok, domanda. Domanda, that's it. Domanda. What's the question? Is it question time? This is what you mean? Question time. Okay, question time. So, Tempo di question domanda. time. Question time è quando voi, figlioli da casa, potete fare le vostre domande, a cui i nostri relatori brillantemente risponderanno. Quindi, prima di andare avanti con il nostro programma, andiamo a ricevere le vostre domande. Remember, there is a sort of delay on asking questions. The live comments here. I'm just Dario Forlanetto. He attended your course. Maybe you remember him in Milan. See the name. Sergio Parazza. I don't know him. No, Sergio Parazza. Parazza. Come on, let's be friends. Elizabeth Connor. That doesn't sound very Italian. Hey, Katie. Bene. Allora, or we can just talk amongst ourselves then, can we? I will. Yeah. Okay. Why not? Why not? BC, any other exercises that you would typically do? Do you have a go-to exercise? Well, I like have a you question. Yeah. I have a question regarding exercises. We know that we are speaking about type 1 connective tissue, right? So Yes. let's say something like a tendon. It's something, a structure which is a continuum with the Achilles tendon. And so I ask you, according to the evidence, how about eccentric exercises? Are they
better in your opinion and your experience? Are they better than concentric eccentric exercises? La domanda che io ho fatto è, siccome stiamo parlando di tessuto connettivo di tipo 1, siccome stiamo parlando comunque di una struttura che è un continuum con il tendine d'Achille, facendo riferimento a quella che è l'evidence, facendo riferimento alla vostra esperienza, alla vostra opinione, che cosa mi dite dell'esercizio eccentrico rispetto all'esercizio concentrico eccentrico? Okay. Well, I think the answer is categorically, absolutely, unquestionably, it depends. Ok. Forse sì, forse no. Cool. Ha una risposta che è incontestabilmente dipende. Quindi forse che sì, forse che no. BC, this is your domain here. My domain. Give it to me, hey? Well, look, if you look at all the evidence around eccentric versus concentric versus a combination versus isometric, the jury's out a little bit as to which is better. And in fact, it doesn't really seem to indicate that one is better than another, although maybe you should do things in certain stages. So, for example, if you want to load the tissue, but it's sensitive or in the early stages where it's a bit more acute, you might be looking at isometric as a better way to start, and then you may progress to concentric and eccentric or a combination. But I would always do that in relation to what's most functional for the patient. Ottima Does that answer risposta. the question? Yeah, absolutely. This is the answer I wanted. This is why I asked you. Because this is what we do. E quindi la risposta di Ben è, andando a vedere quella che è la ricerca, non c'è una concordanza sul dire che un tipo di esercizio sia meglio di un altro, quindi dire che l'esercizio eccentrico funzioni meglio per il tendine non possiamo assolutamente dire. Sembra che sia molto questionabile il fatto che sia meglio la concentrica, eccentrica, concentrica, solo eccentrica, isometrica. La cosa importante sempre è in quale fase, in quale condizione clinica andare a sottoporre quale esercizio. E quindi è molto importante che in una fase acuta non vada a dare troppo stress, e quindi magari quello che faccio è clinicamente scegliere ipoteticamente inizialmente un esercizio isometrico in modo che sia più tollerabile dal paziente, per poi fare un esercizio concentrico e quindi eccentrico, ma tutto questo sempre in considerazione di quella che sia la richiesta funzionale del paziente. So I'm just seeing, I'm not sure if you've seen this, Simone, Claudia's mentioned about, there's a question about the lunge test and knee osteoarthritis. Yes, the question is this one. So how do you behave with patients with important osteoarthritis of the knee when you have to perform with them the lunge test? Okay. BC, this one's your domain too. That's a question. That's a question for me. So is the question, if you've got a patient with knee OA, can you still do the test, or is there an alternative? Is that the question? I don't know, because the question is how do you behave with such a patient? So important yeah. OA arthritis. Sorry, knee OA. Yeah, so this will probably come into one of the compensations. If the knee OA is really bad, that they actually can't perform the test and they can't perform it reliably, then I would probably look at another way of assessing their dorsiflexion, which would probably be either a standard supine test or a supine with a towel under the knee to just get an idea of their dorsiflexion range. But if the knee pain was problematic, then it wouldn't be an ideal test to do to be able to get a comparison to the other side. Ok, quindi dipende un pochino da se il paziente non è in grado di compierlo assolutamente piuttosto che compierlo parzialmente, allora devo andare a vedere in quali condizioni e in che modo riesca a farlo il paziente. Eventualmente posso prendere in considerazione l'idea di fare il test in posizioni alternative come in scarico, con un piccolo
cuscino sotto il ginocchio in modo da avere un pochino di flessione del ginocchio, andare a fare una misurazione di quella che è la dorsiflessione proprio della tibia tarsica, ma la cosa importante è ricordatevi sempre avere la possibilità di fare il test in modo che sia affidabile nel paragonarlo con il controlaterale sano e in modo da poterlo paragonare dopo aver fatto il trattamento. E I feel really much better now. Adesso sta molto meglio perché come vedete è tornato in trasmissione. Super less. You're super late. Okay. Hi everybody. Ciao a tutti. Ciao Claudia. So now I see there's a question about low dye tape in order to sensitize. Yeah. So certainly for acute heel pain conditions, it would be part of my standard treatment management. I really want to do whatever is possible to desensitize, or is that provide symptomatic relief, take the tension out of the tissue, let the inflammatory reaction of the enthesis just settle a little bit, and would also, the other common, particularly for acutely irritated heel pains with tissue stress, is the frozen water bottle massaging. So you get some gentle mobilization, anti-inflammatory effect from the ice. So I would certainly recommend that. But if people are going to be on their feet and working, walking, low dye strapping is a great way to reduce some of that mechanical aggravation as well. Quindi in buona sostanza quello che dice Ted è quando abbiamo delle fasi acute, quindi quando vogliamo in qualche modo dare una desensibilizzazione dei tessuti, togliere un pochino di stress in modo da far guarire le infiammazioni, in modo da ridurre l'infiammazione e la sensibilizzazione, di fatto togliere il dolore, una forma di protezione. Questa è una cosa che possiamo utilizzare, così come possiamo utilizzare altre, come si dice, altre strategie per desensibilizzare, che possono essere per esempio l'utilizzo della bottiglia ghiacciata e fare il massaggio con la bottiglia ghiacciata sotto il piede. Allora. There's another question, Ted, maybe the last one, I don't know. Questa? If there is an important hallux deviation, can you correct it with a little orthesis, like for example the toes separation? The exercise during the weight bearing exercise. It's an interesting combination. I guess if I had a patient with the heel pain and the abducted hallux, and then you've got the toes that are clawed up, I would be looking at trying to help and manage the whole situation. I'm just thinking of that, like with the rath lift and the heel lift exercises. Ideally, you'd want to have, the toe splint in place so that they're not, again, compensating and ending up kind of pronating or rolling off the side of the big toe. You want to have them as straight as possible. And now we've got a number of other mechanical compensations going on. So the short answer is yes, would be the ideal situation to not, I suppose, encourage strengthening in a bad habit or in a less effective position. What do you think, BC? How would you handle something like that? Would you take that into account? Look, not really, TJ. Like I said, that I would be handing it back to you in the podiatry world. But it depends what you're trying to do. If the hallux valgus is the result of the medial arch collapsing and lack of dorsiflexion and everything we've been talking about, I would be targeting the lack of dorsiflexion or the ankle range to reduce the secondary load on the forefoot.
if that makes sense. Yeah, it's almost like what's the priority from Yeah. both cause and from a symptomatic perspective. So, yeah. Simone, jump in when you're ready. Ok, quindi di fatto se deve rispondere brevemente, la risposta breve che diceva Ted prima è perché ci ha pensato un pochino, perché non è una condizione così frequente che lui ha incontrato, ma se avessi avuto un paziente, se dovessi avere un paziente che ha sia il dolore del tallone con l'alluce valgo, con la dita martella, con tutta questa situazione, sì, allora quello che possiamo dire è probabilmente mi sarebbe utile usare questo tipo di ortesi in modo da poter fare che cosa? Un allenamento nell'allineamento ideale, nel carico ideale, che è quello che voglio ottenere, se è quello che voglio ottenere, ma poi quindi teoricamente sì, per non andare ad allenare continuamente i tessuti nella direzione che diciamo è quella patomeccanica. Ha chiesto Ben sì, conferma di fatto non solo questo aspetto, ma quello che dobbiamo prendere in considerazione è anche quale sia l'aspetto su cui vogliamo focalizzarci, quindi se è più l'aspetto del voler andare a caricare l'avampiede, quindi volerlo mettere in allineamento piuttosto che stirare il retropiede, quindi sempre mettere tenere un po' in considerazione tutti quelli che sono gli aspetti per quello che poi deve essere l'obiettivo a cui si indirizza l'esercizio. Claudia, I'm just making a note here to make sure I send you the Plantar Heel Pain quiz. Thank you. Yes, just to make sure. I thought I might just ask Fabio as well, because I think he's got a version of it already translated, so that would be more convenient. Easier for us, yeah. So I'll send an email and make sure that your listeners, your viewers, get a copy of it. Yes. Thank you. Yeah, thank you. Quindi quello che ha detto Ted è che adesso andremo a recepire quelli che sono tutte le domande già tradotte in italiano, in modo che vi manderemo il file, possibilmente, che è una cosa più facile per noi, tradotto in italiano. Ovviamente questo per coloro che hanno seguito la lezione e per coloro che si iscriveranno alla nostra mailing list. Sì, perché lo mandiamo tramite newsletter, così facciamo mailing prima. list. So we will send through our mailing list newsletter. So yeah. Perfetto. So allora, I guess it's time to go back. No, there is one more thing that has to happen. Now that Claudia and Simone are there, you know what that is? From I don't know. Australia, you two have to compare the pair. Quindi quello che ci sta chiedendo Ted di fare una live con Compare the Pair, quindi fare il paragone tra ciò che c'è in Australia e ciò che c'è in Italia, quindi in questo modo. So molto apologioso to everyone, because that's a little bit of a personal private joke. Dr. Lily, while we were living in Italy, and we would compare the pair. And so now it's asking Simone and Claudia to compare the pair, but it's BC and TJ. See who's got the better letters. I don't know. Ok, quindi quello che vuole fare è quel gioco che aveva fatto Lily quando erano stati vissuti 6 mesi qua in Italia, e facendo proprio Compare the Pair, che erano proprio tutte pubblicate su Facebook, quindi potete vedere quelli che sono i paragoni tra ciò che succede in Australia e ciò che succede in Italia, e quindi fare un paragone con questi. Quindi vuole chiedere a noi e a Ben di fare la stessa cosa. Okay. Down under. It's now just after 9 o'clock in the evening, so almost time for dinner. Italian time for dinner. So, I would like to say thank you to our special guests, both of them, particularly to Ben Fatto, Ben Detto, Ben Corso, and thank you, Ben, to have been with us, even if not physically here in Italy as supposed, because we remember everybody that you were supposed to be here last weekend. Yeah. Unfortunately, Wow.
Yeah. So thank you. So thank you very, very, very much. Thank you to have been with us for your chicche di saggezza, for your pearls, gems. Big hugs to your families as well. Yeah. Grazie, Simone. I'm looking forward to come back to play cricket in your backyard. The kangaroo on the grill. Okay. Grazie Claudia, grazie Simone. Grazie a tutti. Grazie Ben. Ciao. See you soon, hopefully. Ciao, buonanotte. So thank you also to nostro grande amico, grande personaggio, ma che vedremo ancora su questi schermi, perché stiamo organizzando dei grandi corsi online, veri e propri, dove tutta la teoria viene fatta online. So thank you, Ted JEdINAK. E a noi non ci resta che darvi appuntamento con lo Spritz O'Clock di venerdì, ma forse ne hai già parlato, mi sono persa via, quello del non fare ricerca. Sì, abbiamo ancora allora, un paio di giorni. Il prossimo appuntamento è questo, ci sono arrivati degli studi e adesso in questi giorni li guardiamo. Ancora 2 giorni per mandarci i vostri studi. Esatto. Ma abbiamo già una bella competizione. Sì, il livello è molto alto e poi ne parleremo nei prossimi giorni sui nostri canali in maniera un po' più approfondita. Stiamo organizzando 3 appuntamenti live anche con Dean Watson per il Q&A, perché erano rimaste in evase centinaia di domande dall'oretta di live che avevamo fatto con lui, per cui abbiamo pensato di creare 3 appuntamenti per rispondere live. Adesso chiudiamo in fretta, vi salutiamo con una versione ridotta della nostra sigla finale, perché fra 20 minuti abbiamo pazienti e di nuovo lezione, per cui oggi super impegnati. Grazie. Ciao ragazzi, grazie di essere stati con noi. Ciao. Quando ti ho vista al bar è stato amore a prima vista. Grazie per le tantissime domande, Angela. Da bronzata, miseria e giusta, non so, sempre piaciuta. Guarda i jeans, vestita poi da corsa. Per chi non ha fatto in tempo a vedere il video o a finire di vedere il video, da stasera domani è sul nostro canale YouTube insieme a tutti gli altri, perché l'orario era un po' tricky. Ciao Dele, grazie di averci seguito. Ciao Katie. Una urlava, non sei grande. Grazie Aldo. Io sempre pronta. Ciao Viola. Eri sempre infoiata. E poter dire a tutti, Madonna che giurata. Ciao. 6 anni abbiamo 2 cani e 4 figli.